Agosto 1943. Sopra i cieli infuocati del fronte orientale, una leggenda sta per svanire nel nulla. Il suo nome è Lydia Litviak. Ha solo 21 anni e i suoi avversari la conoscono come la Rosa Bianca di Stalingrado. È stata una delle primissime donne nella storia a diventare un asso dei cieli e la prima in assoluto a far precipitare un aereo nemico. In meno di un anno si è trasformata in una delle pilota da caccia più efficienti della Seconda Guerra Mondiale, un simbolo di coraggio per l'Unione Sovietica e un'incognita per i piloti della Luftwaffe. Ma come fa una ragazza qualunque di Mosca a diventare una combattente audace nei cieli della guerra più dura di sempre? E cosa è successo davvero in quel suo ultimo, fatidico volo, un evento che ha dato il via a un mistero lungo quasi 50 anni? Questa è la sua storia. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Lydia Vladimirovna Litviak nasce a Mosca il 18 agosto 1921, in una nazione che sta ancora cercando se stessa dopo la rivoluzione. Suo padre è un ferroviere, sua madre una commessa, persone comuni in un'epoca di cambiamenti straordinari. Ma fin da bambina, Lydia non guarda a terra, ma al cielo. Ha un'ossessione, il volo. Un sogno che per una ragazza della sua epoca sembrava pura follia. Eppure, la giovane Unione Sovietica, nella sua spinta verso la modernizzazione e l'uguaglianza, offriva opportunità impensabili altrove. A 14 anni si iscrive a un club di aviazione e il suo talento è subito palese. A 15 anni pilota già un aereo in solitaria, un'impresa che cementa la sua determinazione. Volare non è più solo una passione, è una vocazione. Lydia continua a divorare ore di volo, diventando un'istruttrice prima ancora che il conflitto sconvolga il suo mondo. Quando la Germania invade l'Unione Sovietica, ha già addestrato da sola 45 piloti. Ha insegnato ad altri a dominare il cielo, senza sapere che presto quello stesso cielo diventerà il suo campo di azione. E il suo carattere era lo specchio della sua passione, testarda, audace, con una volontà di ferro. Rifiutava di accettare i limiti che la società le imponeva in quanto donna. Mentre molte venivano relegate a ruoli di supporto, Lydia voleva combattere. Voleva l'adrenalina della prima linea, nell'abitacolo di un caccia, dove a contare sono solo il coraggio e l'abilità. Non immaginava che quella stessa determinazione l'avrebbe portata a scontrarsi non solo con il nemico, ma anche con i pregiudizi dei suoi stessi compatrioti. Il suo viaggio per diventare una leggenda era appena iniziato e la prima battaglia sarebbe stata per ottenere il diritto di combattere. Giugno 1941. L'operazione Barbarossa si abbatte sull'Unione Sovietica con una forza inaudita. L'Armata Rossa, colta di sorpresa, subisce perdite significative. In questo clima di disperazione nazionale, Lydia, come migliaia di altre donne, cerca di arruolarsi nell'aviazione militare, ma la sua richiesta viene respinta. La motivazione ufficiale? Mancanza di esperienza. Le sue centinaia di ore di volo come istruttrice per la burocrazia militare non contavano. La sua occasione arriva grazie a una delle donne più influenti dell'Unione Sovietica, Marina Raskova. Aviatrice celebre ed eroina nazionale, Raskova usa la sua influenza su Stalin per ottenere il permesso di creare 3 reggimenti aerei interamente femminili, un esperimento senza precedenti. Per Lydia è la porta che stava cercando, ma anche qui rischia di essere esclusa. Le ore di volo richieste sono più di quelle che può documentare. Di fronte all'ennesimo ostacolo, si dice che Lydia abbia fatto quello che ogni persona determinata farebbe. Ha mentito. La leggenda narra che abbia gonfiato il suo registro di volo, aggiungendo di suo pugno 100 ore per raggiungere il requisito minimo. La sua audace bugia funziona. Viene accettata nel 586esimo reggimento caccia e inizia l'addestramento sullo Yakovlev Yak-1, l'aereo che diventerà l'estensione della sua volontà. Inizialmente, il reggimento femminile è relegato a compiti di difesa, lontano dal fronte. Ma la situazione a Stalingrado sta precipitando.
La Luftwaffe domina i cieli e l'Armata Rossa ha un disperato bisogno di piloti, a prescindere dal genere. Nel settembre del 1942, le migliori aviatrici, tra cui Lidia e la sua amica Katia Budanova, vengono trasferite in un'unità maschile, il 437° Reggimento Caccia, e inviate nel calderone di Stalingrado. L'accoglienza è glaciale. I piloti uomini le guardano con scetticismo, persino con disprezzo. Immaginate la scena: una ragazza di 20 anni, catapultata in uno dei luoghi più pericolosi della Terra, che deve guardarsi non solo dai caccianemici, ma anche dall'ostilità dei suoi stessi commilitoni. A Lidia, però, non importa. Sa che l'unico modo per guadagnarsi il rispetto è dimostrare il suo valore dove conta di più, in combattimento. E i cieli di Stalingrado le avrebbero offerto presto l'occasione per farlo. Il 13 settembre 1942, solo 3 giorni dopo il suo arrivo, Lidia decolla per la sua terza missione su Stalingrado. Quel giorno, il suo gruppo intercetta una formazione di bombardieri tedeschi Junkers Ju-88, scortati dai temibili caccia Messerschmitt Bf-109. È in quel momento che la giovane istruttrice si trasforma in una combattente. Con una freddezza che sbalordisce i suoi compagni, Lidia si lancia all'attacco, punta un bombardiere e lo fa precipitare in fiamme. Ma non ha finito. Vede un Bf-109 in coda al suo comandante, vira di scatto e si confronta con il caccia tedesco. Pochi istanti dopo, anche il Bf-109 cade. In una sola missione, 2 successi confermati. È la prima donna nella storia ad aver fatto precipitare un aereo nemico. Il pilota del Bf-109 non era un novellino, era il sergente maggiore Erwin Mayer, un asso tedesco con 11 vittorie. Catturato, Mayer chiede di incontrare il pilota che l'ha battuto. Quando gli presentano quella ragazza minuta e bionda, pensa sia uno scherzo. La sua incredulità svanisce solo quando Lidia gli descrive, manovra per manovra, il loro duello. Quel giorno, il rispetto per Lidia Litviak comincia a diffondersi, non solo tra i sovietici, ma anche tra i tedeschi. Da quel momento, la sua ascesa è inarrestabile. Viene trasferita in unità d'élite, come il 9° Reggimento Caccia della Guardia, e diventa una cacciatrice libera, un ruolo per i piloti migliori che operano in coppia alla ricerca di bersagli. Il suo partner preferito è il capitano Alexei Solomatin, un altro asso dei cieli. Insieme sono una coppia efficace. Tra i due nasce un legame profondo, un fragile sprazzo di normalità in un mondo di difficoltà e distruzione. Lidia diventa una celebrità. È la Rosa Bianca di Stalingrado, un soprannome che si dice sia nato da una rosa che aveva dipinto sulla fusoliera del suo Yak-1. La propaganda sovietica la trasforma in un'icona, ma dietro l'icona c'è una realtà fatta di abilità e coraggio quasi sconsiderato. Viene ferita più volte, ma rifiuta le cure per tornare a volare. Il 22 marzo 1943 viene ferita in modo serio, ma riesce a far precipitare sia un bombardiere che il caccia che l'aveva colpita prima di rientrare alla base. Questo era il suo carattere, implacabile, indomabile. La sua leggenda era ormai scritta nel fuoco degli aerei nemici. La primavera del 1943 porta con sé un dolore devastante. Il 21 maggio, durante un volo di addestramento, il suo amato Alexei Solomatin si schianta e muore davanti ai suoi occhi. Lidia è distrutta. In una lettera alla madre, confessa di aver capito di amarlo solo dopo averlo perso. Dopo quella tragedia, qualcosa in lei cambia. Il dolore la rende ancora più spericolata, come se cercasse nel pericolo una via di fuga. Arriva il 1 agosto 1943. Quel giorno, durante la sua 4ª missione, il suo gruppo viene intercettato da caccia tedeschi. Un suo compagno racconterà di aver visto una coppia di Bf-109 piombare su di lei. Fedele al suo istinto, Lidia vira per affrontarli. Il suo Yak-1, con ben 8 caccianemici alle calcagna, viene visto sparire tra le nuvole, lasciandosi dietro solo una scia di fumo nero. Lidia Litviak non tornò mai più. Il suo corpo non fu ritrovato, e questo per la paranoica burocrazia stalinista era un problema. C'era il sospetto che potesse essere stata catturata, una macchia intollerabile per un'eroina nazionale.
Per questo, nonostante le sue imprese e un numero di vittorie che le fonti attestano tra 12 e 16, le fu negato il titolo più alto, eroina dell'Unione Sovietica. La sua memoria fu lasciata in un limbo, sospesa tra eroismo e sospetto. Il suo destino era un mistero. La storia di Lydia Litviak è una di quelle che meritano di essere raccontate. Se queste narrazioni di eroi dimenticati vi appassionano, supportare il canale con un'iscrizione o un like ci permette di continuare a portarle alla luce. Ora, torniamo al mistero finale di Lydia e alla lunga ricerca della verità. La guerra finì, ma per Lydia Litviak non c'era pace. La sua figura era ufficialmente avvolta nel dubbio. Ma c'era chi non poteva dimenticare. La sua meccanica e amica, Inna Pasportnikova, si rifiutò di accettare l'incertezza e le dedicò la vita. Quello che seguì fu una vera e propria ossessione, una ricerca durata 36 anni. Inna setacciò archivi, intervistò testimoni e perlustrò i campi dove Lydia era stata vista l'ultima volta. E finalmente, nel 1979, la sua perseveranza diede i suoi frutti. Vicino al villaggio di Dmitrivka vennero scoperti i resti di uno Yak-1 e poco lontano la tomba di una giovane pilota. Le analisi confermarono ciò che Inna aveva sempre saputo. Era Lydia. Era morta combattendo, quel 1° agosto 1943. Il mistero era risolto. Ci volle ancora più di un decennio perché la burocrazia, ormai al collasso, correggesse il suo errore. Il 6 maggio 1990, quasi 47 anni dopo, il presidente Mikhail Gorbaciov le conferì postumo il titolo di eroina dell'Unione Sovietica. La sua riabilitazione era completa. Oggi un monumento si erge vicino al luogo del ritrovamento, una statua che la ritrae mentre guarda quel cielo che un tempo dominava. La storia di Lydia Litviak è molto più di un conteggio di vittorie. È la storia di una passione che ha sfidato le convenzioni di un'intera società. Insieme alla sua amica e rivale Katia Budanova, è una delle uniche 2 donne nella storia a essere diventate assi della caccia. E ancora oggi, nel 2025, Lydia Litviak detiene il record mondiale per il maggior numero di abbattimenti compiuti da una pilota da caccia. La Rosa Bianca di Stalingrado non era solo un'incognita per i cieli nazisti, era un faro, un simbolo di ciò che è possibile quando la determinazione si rifiuta di essere messa a tacere. Il suo ultimo volo non è finito nel silenzio di una nuvola di fumo, ma riecheggia ancora oggi come un inno al coraggio, alla determinazione e alla volontà di guardare sempre e solo il cielo,